Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che so che appassiona molti di voi, Neslihan Atagul. Negli ultimi tempi, ho notato che c'è molta curiosità e anche un pizzico di preoccupazione riguardo al suo comportamento. Molti si chiedono cosa stia succedendo, cosa si nasconde dietro le sue scelte e le sue apparizioni pubbliche. Ebbene, oggi cercheremo di svelare insieme un po' di questo panico, analizzando il tutto con un occhio critico ma sempre rispettoso. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono i contenuti di questo tipo. Attivate la campanella per non perdervi nessun video futuro e supportatemi con un bel like se quello che vi racconto vi interessa. Allora, partiamo subito. Neslihan Atagul è un'attrice turca di grande talento, che ha conquistato il cuore di milioni di persone con le sue interpretazioni intense e la sua bellezza naturale. La conosciamo per ruoli iconici in serie come Kara Sevda e Sefirin KZ, che l'hanno consacrata come una delle star più amate del panorama televisivo turco e non solo. Ma ultimamente, come dicevamo, si è notato un cambiamento nel suo modo di apparire e, soprattutto, nel suo modo di comunicare. Molti fan si sono preoccupati per la sua salute, soprattutto dopo la sua prematura uscita da Sefirin KZ, a causa di problemi di leaky gut syndrome o sindrome dell'intestino permeabile. Questa condizione, che può causare una serie di sintomi debilitanti come affaticamento, problemi digestivi e persino problemi neurologici, ha sicuramente influito sulla sua vita e sulla sua carriera. Immaginatevi dover rinunciare a un ruolo di successo, che vi aveva dato tanta popolarità, a causa di un problema di salute così invalidante. È comprensibile che tutto questo abbia avuto un impatto significativo su di lei. Ma c'è di più. Negli ultimi tempi, Neslihan è apparsa in diverse interviste e eventi pubblici con un'aria diversa, più riservata, a volte quasi malinconica. Alcuni hanno ipotizzato che la sua relazione con il marito, Kadir Dulu, fosse in crisi. Sono circolate voci, spesso infondate e alimentate dal gossip, che parlavano di tradimenti e di litigi furiosi. Sappiamo bene come i media tendano a ingigantire le situazioni e a speculare sulla vita privata delle celebrità. Quindi è importante prendere queste voci con le pinze. Tuttavia, non si può negare che ci sia un alone di mistero attorno a Neslihan. Forse è semplicemente una fase della sua vita, un momento di introspezione e di riflessione. Forse sta cercando di proteggere la sua privacy da un'attenzione mediatica eccessiva e spesso invadente. Oppure, potrebbe essere che stia affrontando delle sfide personali che preferisce non condividere pubblicamente. Dobbiamo anche considerare che la vita da celebrità può essere estremamente stressante. Essere costantemente sotto i riflettori, dover rispondere alle aspettative dei fan, gestire la pressione dei media e i ritmi di lavoro frenetici possono mettere a dura prova chiunque. È facile perdere di vista se stessi e sentirsi sopraffatti. E poi c'è il fattore social media. Neslihan è molto attiva su Instagram, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e interagisce con i suoi fan. Ma i social media, pur essendo uno strumento potente per comunicare e connettersi con gli altri, possono anche essere una fonte di ansia e di stress. Il confronto costante con gli altri, la necessità di apparire sempre perfetti e felici, il rischio di ricevere commenti negativi e critiche possono avere un impatto negativo sulla salute mentale. Quindi, cosa nasconde realmente il comportamento di Neslihan Atagul? Probabilmente, una combinazione di fattori, problemi di salute, stress legato alla sua professione, desiderio di proteggere la sua privacy e magari anche qualche difficoltà personale che preferisce tenere per sé. Invece di alimentare il panico e di speculare sulla sua vita privata, dovremmo cercare di essere più empatici e comprensivi. Ricordiamoci che anche le celebrità sono persone normali, con le loro fragilità, le loro paure e le loro sfide. Meritano rispetto e comprensione, soprattutto quando stanno attraversando un momento difficile. Forse, invece di cercare a tutti i costi di svelare i suoi segreti, dovremmo semplicemente augurare a Neslihan di stare bene, di trovare la serenità e di continuare a regalarci emozioni con le sue interpretazioni. In fondo, è questo quello che conta davvero, no? Ed ora, prima di concludere, vorrei sottolineare un aspetto importante: il potere dei social media. Come ho detto prima, possono essere una fonte di stress, ma anche uno strumento per diffondere messaggi positivi e per sostenere le persone che stanno affrontando delle difficoltà. Se siete fan di Neslihan o semplicemente ammirate il suo lavoro, inviatele un messaggio di sostegno, un pensiero positivo. Fatela sentire amata e apprezzata.
Sono sicura che un piccolo gesto del genere può far. E la differenza? Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo cercato di analizzare il comportamento di Neslihan Atagul, prendendo in considerazione diversi fattori e cercando di essere il più obiettivi possibile. Abbiamo visto come i problemi di salute, lo stress legato alla sua professione, il desiderio di proteggere la sua privacy e il potere dei social media possano influenzare la sua vita e il suo modo di apparire. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino alla fine. Adesso, tocca a voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo argomento. Avete anche voi notato un cambiamento nel comportamento di Neslihan? Quali sono le vostre ipotesi? Sono curiosa di conoscere le vostre opinioni. E, come sempre, vi invito a mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessun video futuro. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Asterisco asterisco asterisco. Ma fermiamoci un attimo. Approfondiamo. Non possiamo semplicemente liquidare la situazione di Neslihan con un generico stress da celebrità o problemi di salute. Dobbiamo scavare più a fondo e considerare le complessità della sua posizione. Pensiamo alla pressione che subisce una giovane donna, catapultata nel mondo dello spettacolo, dove l'aspetto fisico è spesso valorizzato più del talento. Dove ogni movimento, ogni parola, ogni singolo post sui social media viene analizzato, criticato e giudicato. È un ambiente spietato, che può consumare anche le persone più forti. E poi c'è la questione della sindrome dell'intestino permeabile. Molti la considerano una condizione misteriosa, quasi esoterica. Ma la realtà è che i disturbi gastrointestinali possono avere un impatto devastante sulla qualità della vita. L'affaticamento cronico, il gonfiore addominale, le intolleranze alimentari, sono solo alcuni dei sintomi che possono rendere difficile anche le attività più semplici. Immaginate di dover recitare davanti a una telecamera, di dover interpretare un personaggio complesso, sentendovi costantemente male, deboli e a disagio. È un'impresa quasi impossibile. La decisione di abbandonare Sefirin KZ non è stata sicuramente facile. Significa rinunciare a un ruolo importante, a un guadagno sicuro, alla visibilità e all'affetto dei fan. Ma a volte, la salute deve venire prima di tutto. E Neslihan ha avuto il coraggio di mettere un freno alla sua carriera per prendersi cura di sé. Questo è un atto di grande forza e consapevolezza, che merita rispetto e ammirazione. Ma cosa succede dopo? Come si riprende una celebrità da un periodo difficile? Come si gestisce l'attenzione dei media, le aspettative dei fan, le voci e i pettegolezzi? È una sfida enorme, che richiede un forte supporto da parte della famiglia, degli amici e dei professionisti. E soprattutto, richiede una grande dose di autocompassione. Torniamo alle voci sulla sua relazione con Kadir Dulo. È facile cadere nella trappola del gossip e credere a tutto quello che si legge online. Ma dobbiamo ricordare che la verità è spesso molto più complessa di quello che appare. Le relazioni sono difficili, anche per le persone comuni. Figuriamoci per le celebrità, che vivono sotto una costante lente di ingrandimento. Magari ci sono delle difficoltà nel loro matrimonio. Magari stanno semplicemente attraversando una fase di transizione. Magari le voci sono completamente infondate. Non possiamo saperlo con certezza, e non è nostro diritto giudicare. L'unica cosa che possiamo fare è augurare loro il meglio e sperare che trovino la felicità, insieme o separatamente. Concentriamoci invece su ciò che possiamo controllare, la nostra reazione. Invece di alimentare il gossip e di speculare sulla loro vita privata, possiamo scegliere di essere più empatici, più comprensivi e più rispettosi. Possiamo inviare loro messaggi di sostegno, incoraggiamento e amore. Possiamo dimostrare che siamo fan che si preoccupano del loro benessere, non solo della loro performance sullo schermo. E parliamo dei social media. Neslihan utilizza Instagram per comunicare con i suoi fan, per condividere momenti della sua vita e per esprimere le sue opinioni. Ma i social media possono anche essere un'arma a doppio taglio. Da un lato, permettono alle celebrità di avere un controllo maggiore sulla propria immagine e di interagire direttamente con il pubblico. Dall'altro lato, li espongono a una valanga di commenti negativi, critiche e insulti. È facile dimenticare che dietro ogni account Instagram c'è una persona reale, con sentimenti, emozioni e vulnerabilità. E che anche le celebrità hanno diritto alla privacy e alla tranquillità. Quindi, la prossima volta che vedete un post di Neslihan,
prima di lasciare un commento negativo o critico, fermatevi un attimo e pensate a come vi sentireste se foste al suo posto. Ricordatevi che le parole hanno un peso e che possono ferire profondamente. Invece, scegliete di essere gentili, positivi e incoraggianti. Ditele che ammirate il suo lavoro, che apprezzate la sua onestà e che le augurate il meglio. Mostratele che siete fan che la supportano, non solo che la giudicano. E infine, ricordiamoci che Neslia Natagul è molto più di una semplice attrice. È una donna, una moglie, una figlia, un'amica. È una persona complessa, con i suoi sogni, le sue paure e le sue aspirazioni. Meritiamo di vederla oltre il suo personaggio pubblico e di apprezzarla per quello che è veramente. Forse il suo comportamento strano è semplicemente un segno che sta crescendo, che sta evolvendo, che sta cercando di trovare il suo posto nel mondo. Forse sta semplicemente imparando a essere se stessa, senza doversi conformare alle aspettative degli altri. E se così fosse, dovremmo sostenerla in questo percorso. Dovremmo incoraggiarla a essere autentica, a seguire il suo cuore e a non aver paura di mostrare le sue fragilità. Perché alla fine, è questo che conta davvero, essere se stessi, senza maschere e senza compromessi. E Neslia Natagul ha il potenziale per essere un esempio di questo per tutti noi. Quindi, invece di preoccuparci del suo comportamento, celebriamo la sua unicità, la sua forza e la sua determinazione. Auguriamole un futuro pieno di felicità, di successo e di amore. E ricordiamoci che anche le celebrità hanno bisogno del nostro sostegno e della nostra comprensione. E ora, prima di salutarvi, voglio aggiungere un'ultima riflessione. In questo video, abbiamo parlato molto di Neslia Natagul, ma la sua storia ci offre anche l'opportunità di riflettere su un tema più ampio, la pressione che la società esercita sulle donne. Le donne sono costantemente giudicate per il loro aspetto fisico, per il loro comportamento, per le loro scelte di vita. Devono essere belle, intelligenti, di successo, ma anche umili, gentili e compassionevoli. Devono essere madri perfette, mogli perfette, amiche perfette, colleghe perfette. È un carico enorme, che può portare all'ansia, alla depressione e all'esaurimento. E le celebrità non fanno eccezione. Anzi, la loro posizione le rende ancora più vulnerabili alla pressione sociale. Quindi, cerchiamo di essere più consapevoli di questo problema e di sostenere le donne che ci circondano. Incoraggiamole a essere se stesse, a seguire i loro sogni e a non aver paura di chiedere aiuto quando ne hanno bisogno. E ricordiamoci che la vera bellezza non è quella esteriore, ma quella interiore. È la forza, la gentilezza, la compassione e l'autenticità che rendono una persona veramente speciale. Bene, ragazzi, spero che questa analisi approfondita vi sia piaciuta. Abbiamo toccato molti temi importanti e spero che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Grazie ancora per avermi seguito fino alla fine. Adesso, come sempre, tocca a voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo argomento. Siete d'accordo con la mia analisi? Avete altre ipotesi sul comportamento di Neslia Natagul? E non dimenticate di mettere mi piace a questo video, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessun video futuro. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ricordatevi, siate gentili, siate positivi e siate voi stessi.